In 6 mesi non ho mai lasciato questo posto. Yulara. Il mio viaggio di 3200 km mi aveva condotto qui, al villaggio costruito vicino al Monte Uluru, un luogo sacro per gli aborigeni e uno dei più famosi simboli dell'Australia. Hello, come state? Eccomi qui di nuovo. Questa volta vi parlo dal mio ufficio, stanza da letto, mio tutto, da Yulara, che credo sia uno dei posti più isolati al mondo. Infatti volevo un po' spiegarvi cosa vuol dire vivere in un posto del genere. Basti pensare che la prima città più vicina è Alice Springs e dista 4 ore e mezza di guida in macchina. La comunità di Yulara è abitata da circa 1000 persone ed è nata proprio per permettere il turismo in questo luogo, nel deserto, perché qui si trova il Monte Uluru e vive una delle più antiche comunità indigene viventi. Io, così come la maggior parte delle persone che conosco, lavoro per l'Ayers Rock Resort e vivo in questa zona residenziale dedicata allo staff. Quindi questo significa che qui vicino, intorno a me, vivono la maggior parte dei miei colleghi. Appena arrivata mi è stata consegnata una carta, faccio vedere, che è la Res Card, chiamata Res Card, che è una sorta di documento identificativo in cui c'è scritto appunto il tuo nome, il tuo indirizzo, in questo caso 109A Acacia Garden, la data di arrivo e ci sono sul retro alcuni numeri tipo quello della security, della polizia, dell'ambulanza. Quello che più mi ha scioccata è stato lo snake catcher. C'è anche il numero per lo snake catcher, che sarebbe una figura che da contattare in caso tu avvissi un serpente, perché qui a Yulara, quindi qui nel Northern Territory, vivono alcune delle specie più pericolose di serpenti e anche di ragni. Si sa che l'Australia è uno dei luoghi al mondo in cui vivono appunto molte specie pericolose di rettili, ragni. A Darwin, ad esempio, al nord del Northern Territory ci sono anche i coccodrilli, quindi esistono queste professioni, queste figure. Le case sono piccolissime, infatti se appunto vi ho detto questo è il mio ufficio, stanza da letto, stanza da soggiorno, stanza da pranzo, tutto, vuol dire che si tratta di case piuttosto piccole. Io condivido ad esempio questa stanza con un'altra ragazza, Hailey, che è australiana, e condivido invece la cucina e il bagno con altre 2 persone, perché ogni casa è formata da 2 stanze, in ogni stanza ci sono 2 persone, quindi in ogni casa ce ne vivono 4. Vi porto un po' in giro, vi faccio un po' vedere dove mi trovo. E voilà, quindi si entra e c'è la mia stanza, questa è la porta. Qui c'è la mia stanza con il mio letto, il mio ufficio, tavolo, tutto. E col tempo, non lo so, ci ho appeso, ho fatto dei disegni, ci ho messo uno specchio perché non c'era. E come potete vedere non c'è l'armadio, quindi in modo che, cioè, mi sono inventata questa cosa, ho comprato questo appendino dove ci ho appeso alcuni vestiti, alcuni là,
lì ci sono altre cose. Ho comprato anche questo comodino. E poi ho appeso tipo questi appendini in plastica pure per recuperare un po' di spazio. Quindi questo è il mio mondo. Poi, cosa di cui vado molto fiera è questa luce. Che ora, vabbè, siccome è tutto luminoso, che è della costellazione dell'Orsa Maggiore. Poi, quindi questa è la mia stanza. Qui c'è una tenda che separa la stanza della mia coinquilina, che è qui, che è grande quanto la mia, e lei a differenza ha anche un armadio, uno specchio, però non ha finestre, non ha niente di tutto ciò. Dietro questa porta invece c'è la zona in comune, c'è un tavolo, la cucina, il bagno, che in Australia solitamente il WC è separato dalla doccia, e tutto qui. Ci sono dei fornelli, mobili dove mettere roba, lavandino, microonde. Qui non c'era niente di tutto questo, il microonde l'ha acquistato la mia coinquilina, il tostapane c'era già, non so chi l'ha acquistato, il frigo. Ora sto andando a fare un po' la spesa prima che chiude il negozio, che qui chiude alle 7, e vi porto un po' con me, così vi faccio un po' vedere il posto. Di solito a me piace andare a piedi, soprattutto magari a quest'ora, quando il sole sta tramontando, non è troppo caldo, e poi è bellissimo. Prima di questa esperienza non ero mai stata in un posto così isolato, né pensavo che esistessero posti di questo tipo. Luoghi singolari e anche bizzarri in un certo senso. È in parte questo che più mi affascina dell'Australia, perché quest'isola gigante ha una geografia tutta strana. Basti pensare che gran parte del territorio è deserto. Perciò il 98% della popolazione vive sulla costa e solamente il 2% nell'entroterra. Durante il mio intero anno in Australia è qui che mi sono fermata più a lungo. Perciò, per ben 6 mesi, sono stata parte di quel 2%. Quello di Yulara è un piccolo villaggio dove c'è tutto e niente. Vivere nel deserto vuol dire fare tante rinunce, ma in quel luogo in cui gli aborigeni avevano deciso di condividere la loro terra con i lavoratori del resort c'era anche un po' tutto il necessario. In 20 minuti raggiungevo a piedi la piazza principale e lungo il tragitto c'era la stazione di polizia, quella di benzina ed il centro medico. Ogni 20 minuti circa c'era una navetta gratuita che faceva il giro dell'intero villaggio. Questa invece è la piazza. C'è questo bar dove fanno un buon caffè, ma adesso è chiuso perché è aperto dalla mattina fino alle 2. Quando le temperature non erano estremamente calde, amavo fare passeggiate lì, per i colori e per i tramonti. A volte anche andare a fare la spesa poteva rivelarsi un'avventura.
Appena arrivata, ho dovuto costruire letteralmente una nuova parte di me, oltre ai mobili del piccolo spazio in cui abitavo. Non avendo un armadio, ho comprato un appendiabiti online ed un comodino. Mi stavo completamente mettendo alla prova e non avevo ben capito quanto difficile questa prova sarebbe stata. L'emozione all'inizio era tantissima, sia per il luogo in cui ero finita, perché è stata proprio la voglia di mettere piede ad Uluru un giorno in questa vita, il seme del mio sogno di andare in Australia. Potrei anche decidere di trasferirmi dall'altra parte del mondo, trasferirmi nel deserto, come d'altronde dove mi trovo adesso, ma non lo so, potrebbe succedere di tutto nella mia vita, potrei sconvolgerla in ogni modo, ma credo che una costante che sarà sempre presente sarà la capacità di stupirmi per quello che ho alle spalle. Che poi semplicemente qui è incredibile, io non ho mai assistito a dei tramonti del genere perché cambiano velocemente i colori, dall'arancio. Poi a un certo punto tutto diventa rosa e poi viola. Cioè, sembra quasi di non avere il tempo di... Non sai se decide se guardare a destra o a sinistra, avanti o dietro, perché tutto quanto cambia. Ma anche perché ogni nuova avventura è soprattutto all'inizio un mix di emozioni. Adrenalina, paura, fascino per l'ignoto, voglia di scoperta. E quel posto sin da subito mi aveva fatto innamorare dei suoi tramonti mozzafiato. La domanda è: cosa ci facevo lì? Nel deserto le cose da fare non sono poi molte, perciò la mia vita era completamente assorbita da lavoro e passeggiate di tanto in tanto. Quello che facevo lì è stato, e forse resterà, il lavoro più assurdo che abbia mai fatto. Si tratta di un progetto enorme perché sono stati già fatti degli show con i droni, anche più di 1200 droni, che sono i droni che utilizziamo qui, ma questo progetto è particolare perché si tratta di uno show che avviene ogni giorno, anche 2 volte al giorno. Invece solitamente queste sono cose che accadono una volta l'anno. Invece qui hanno creato questa piattaforma che permette proprio di mandare in onda lo show ogni giorno. Lavoravo nel settore delle cene all'aperto, più precisamente per un'esperienza che si chiama Vinciri Viru. Si tratta di uno show realizzato con i droni davanti al Monte Uluru e che racconta The Mala Story, uno dei racconti più importanti per la comunità aborigena dei Mulujulu. Gli ospiti avevano la possibilità di fare un aperitivo, una cena, bere del vino o altri drinks dal tramonto fino al termine dello spettacolo, sotto un cielo fatto di droni e miliardi di stelle. Questo alle mie spalle, questa gabbia con la sedia e la bandiera, è un VO. VO vuol dire Visual Observer. Durante lo show praticamente ci sono 4 persone, 4 VO, che devono recarsi appunto in queste gabbie per osservare lo show da lontano. Un'esperienza sicuramente unica e sensazionale,
ma che richiedeva un bel lavoro di squadra dietro le quinte. Si iniziava alle 3 di pomeriggio per organizzare tutto quello che sarebbe servito durante il servizio. La preparazione dei cocktail, bicchieri, piatti, posate, il cibo preparato dallo chef. Tutto veniva caricato sul camion e portato sul sito vero e proprio. Ah no, it's working now? It's working! The door. You fix it. You fix it? Yeah, we're gonna close it. It's gonna be shit again. In the twilight's gentle flow, in the dance of fading light. How do you say? Andiamo! Yes! Arrivati lì, dovevamo scaricare tutto e preparare la location. When you wanna be loved by everyone, you get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I. But without you, I'm lost. I'm lost. Yeah, we can walk on water while the boats are leaving. Do you like Quintini Greenville? Yes, it's much better with the Jara Boy beer. Enjoy. It's close, I need to open it. I guess I'll be walking home in the rain. I lost you, but then you were. This video is gonna be so funny to make. Why? I don't know. I already know that. Because when I will see this again. You feel like Simba? I don't know, do you feel like Simba? If you're Simba, you're Simba. I'm If you Mufasa. feel it, you're Simba. No, I'm Mufasa. Oh, you want to be? Oh, wow. Okay. One of the most stupid conversations in front of this rock. Hakuna Matata. I'm forgetting the next part. Oh my god. Non so se mi abituerò mai alla stranezza di questo posto. Adesso ci sono 23 gradi. Una delle cose più assurde del deserto è l'escursione termica. In inverno si usciva di mattina con 22 gradi e la sera si tornava a casa con meno 1 grado. Oggi è il 1° luglio e fa freddissimo. Mi trovo a Uluru. Ora sono in pausa da lavoro e abbiamo preparato tutta la stazione, il bar, eccetera. Stiamo aspettando che arrivino gli ospiti. E quindi volevo fare un vlog per appunto ricordarmi di questo inverno a luglio, perché è la prima volta che vivo una cosa del genere e mi fa pensare a quanto realmente sia lontana da casa se è luglio e fa così freddo. Dopo aver finito, si andava alla piattaforma dei droni per controllarli tutti. Tutti e 1200. Poi si tornava al posto del servizio per l'arrivo degli ospiti. 4 di noi, invece, dovevano recarsi ai VO, i Visual Observer, delle piattaforme distanti 5 o 10 minuti a piedi dalla piattaforma principale,
per osservare a distanza i droni durante lo show ed avvisare nel caso qualcuno cadesse tra i cespugli. Ma cos'erano concretamente i VO? I VO erano fondamentalmente delle gabbie. E la domanda è: perché delle gabbie? Perché dovevamo restare lì al buio, in mezzo al deserto, per 20 minuti, mezz'ora, a volte anche un'ora? E lì vivono i dingo, dei cani iena selvaggi che si trovano esclusivamente in Australia. Ma per recarsi ai VO occorreva indossare una sorta di armatura fatta di torcia, radio, bastone e protezione per i serpenti. Ok, pronti per la missione. Oggi finalmente abbiamo ricevuto del Snake Protector, protezioni per i serpenti, nuovi. Sembrano abbastanza rigidi, sembrano funzionare, ovviamente non voglio testarli, però ora mi sento un po' più tranquilla. Questa invece è per... oddio, se incontrassi un dingo, avessi bisogno di difendermi in qualche modo, fa sentire un po' più sicuri e that's it. Ma le gabbie non sono sempre state lì. C'è stata una sorta di evoluzione nel tempo. Inizialmente non c'era nulla, solamente una bandiera ed una sedia nel nulla. Poi ne è stata costruita una prima versione. Adesso mi sto dirigendo verso il VO 2, la gabbia dove dovrò chiudermi in cui dovrò chiudermi per 20 minuti. Un lavoro più strano di questo non so se esista, almeno per me non so se farò mai un lavoro così strano. E questa è la gabbia, sedia, radio, un bastone nel caso arrivi qualche dingo, non è mai successo finora, però non si sa mai. E questo è il mio ufficio. E dopo ancora una versione definitiva con anche il percorso recintato. Your position, please. Yeah, VO2 in position. Copy that. Field manager to VOs 1 and 4. Can you confirm that you're in positions 1 by 1? VO4 in position. Copy that. Everyone's in position, cheers. Show the time code, maximum function. Stand by for time code. Copy. Time code in 5, 4, 3, 2, 1. Show is live. Copy. Time code rolling. I giorni in cui non lavoravo mi dedicavo alle solite faccende: la spesa, pulizia di casa, il bucato.
cercavo anche di ritagliarmi del tempo per esplorare da sola questo posto, per registrare e connettermi con quella parte di me che mi fa percepire tutto più intensamente. Adesso che è primavera ci sono tantissime mosche. È una cosa impressionante e devo assolutamente andare in giro con questa, la Flynet. Un accessorio fondamentale qui nel deserto perché diventa qualcosa di... vai, impazzisci con la quantità di mosche che ti si attaccano in faccia, perché gli occhi, il naso e le orecchie sono le zone più idratate che abbiamo sul viso. E quindi non so se riuscite a vedere quante ve ne ronzano intorno. Concentrarsi, scattare le foto poi con questa non è che riesci a vedere davvero bene, quindi dovrei in teoria toglierla, ma non appena la tolgo. Vedere Uluru dall'alto con il mio drone è stato come realizzare un sogno che neanche avevo avuto il coraggio di sognare. Quel pezzo di roccia rossa che sembra essere stato piazzato lì per caso. Eccomi qua. Oggi finalmente, dopo 4 mesi che vivo qua, ho fatto volare il mio drone. È una cosa che non ho fatto prima perché ritenevo questo momento molto importante. Il fatto di vedere questo luogo, che per me era un luogo da sogno, in cui appunto ci sto vivendo da 4 mesi, vederlo con la prospettiva che mi può dare il drone, sapevo che sarebbe stato qualcosa di importante per me, quindi ho aspettato il momento che ritenevo più giusto, quando mi sarei sentita più pronta. Ci sono un po' di persone intorno. Infatti io amo, mi piace fare queste cose da sola, non voglio essere circondata da nessuno, però questo è uno spazio aperto, ovviamente non posso insomma prevedere che ci sia gente oppure no. Comunque oggi ho fatto volare il drone ed era esattamente come me l'aspettavo. Cioè, quello che ho visto dalla camera dallo schermo del mio cellulare, pazzesco. E quello che ho davanti adesso è incredibile. Vorrei a volte studiare il vocabolario per apprendere magari più parole che mi aiutano a descrivere meglio quello che vedo, quello che vivo, quello che sento, perché a volte mi sembra che le parole che io conosco non sono abbastanza. Ne ho visti parecchi di spettacoli della natura durante la vita lì. Ed uno di questi è stato l'alba tra il Monte Uluru ed il Katajuta. In uno dei miei giorni liberi ho deciso di fare un'escursione al Katajuta, un altro monte sacro ed importante per gli aborigeni tanto quanto Uluru. Questo è sicuramente uno di quei momenti per cui ne vale la pena alzarsi presto. Mi sono svegliata alle 4:30, forse anche perché non riuscivo a dormire bene con l'ansia della sveglia. E sapevo che ne sarebbe davvero valsa la pena. Sono convinta, vabbè, c'è un sacco di gente, io spero che riuscite a sentire quello che sto dicendo. Fa freddo, ci sono 7 gradi in questo momento, poi si riscalda, arriva fino a 20 forse oggi. Sento molta gratitudine in momenti del genere, in momenti così. Poi ci sono alcune sfumature, cioè va dall'arancione al giallo, poi sembra quasi un verde, poi c'è un viola e una tavolozza enorme di sfumature. E le nuvole sono piccole, sottili.
adesso perché si inizia a scaldare l'aria. Vivere qui è stato un po' come ritrovarsi su un altro pianeta, un pianeta nuovo, tutto da esplorare. La sabbia rossa, la vegetazione, le stagioni, la primavera piena di fiori rossi e viola. Ed infine le stelle. Ogni notte a lavoro avevo la Via Lattea sulla testa e giuro di non aver mai visto una quantità di stelle così. Lì mi sono completamente innamorata del cielo, fatto di un orizzonte senza fine e di tramonti dai colori inverosimili. Eccomi qua, sono appena uscita dalla palestra. Oggi mi sono svegliata un po' prima, è stata dura perché ho voluto salutare una mia amica, la mia coinquilina, che partiva stamattina presto, e in questi giorni stanno partendo tantissimi miei amici e colleghi, perché la fine di questo capitolo si avvicina un po' per tutti, per chi prima che per chi dopo. Tra 4 giorni, oggi è? No, 3 giorni, è il mio compleanno, il mio 30° compleanno. Ho immaginato questo compleanno per così tante volte, chiedendomi dove sarei stata, con chi sarei stata, cosa avrei fatto. L'anno scorso iniziavo a fantasticare un po' su questo compleanno perché sapevo che mi sarei trovata in Australia, non a casa, quindi non circondata dalla mia famiglia, dai miei amici, eccetera. Però mai avrei pensato che sarei stata qui nel deserto, mai, non me lo sarei mai potuta immaginare. Spero si senta qualcosa perché c'è un po' di vento stamattina. Sinceramente la settimana scorsa ero un po' triste a riguardo perché avevo paura che sarei stata sola quel giorno, perché comunque la maggior parte dei miei amici sono i miei colleghi e quindi se io ho il giorno libero vuol dire che molti di loro lavorano. Questa cosa mi spaventava un po', infatti avevo deciso di non voler festeggiare, chiudermi in me stessa a guardare un tramonto da sola, non so, ma alla fine ho cambiato un po' prospettiva e modo di vedere le cose. Non so cosa accadrà venerdì, ma qualunque cosa accadrà andrà bene. Andrà bene perché mi fido della vita. So che quello che accadrà è quello di cui ho bisogno, anche se magari alcune volte non riusciamo davvero a razionalizzare quello di cui abbiamo bisogno e che ci serve. Quindi, chissà, vediamo un po' che succede. Che cosa vuol dire vivere in un posto così unico e speciale? Credo che proprio la sua unicità
lo rende un luogo che sa essere il paradiso e l'inferno al tempo stesso. Perché quando vivi così isolato dal mondo, devi fare i conti con la solitudine ed il senso di alienazione da tutto il resto. Per 6 mesi non ho visto altro che sabbia rossa, dimenticando il rumore che fa l'acqua quando piove o il colore del mare. Ma un'esperienza di questo tipo ti regala anche delle amicizie altrettanto uniche. I miei colleghi erano diventati i miei amici e ci si aiutava a vicenda nell'affrontare molte difficoltà che comportava una vita così isolata dal resto del mondo. Non l'avrei mai immaginato, mai nel deserto che ho festeggiato i miei 30 anni. Ed alla fine si è rivelato uno dei compleanni più belli e speciali di sempre. Anche se ero lontana da casa e da tutto, anche se non avevo attorno la famiglia e gli amici di una vita, anche se lo avevo immaginato diversamente. Le persone che erano lì per me quel giorno lo hanno reso speciale. E per un compleanno a cui davo importanza, non potevo chiedere che fosse più speciale di così. E ad un certo punto ogni avventura giunge al termine e si traggono le conclusioni. Prima che la maggior parte del mio team si separasse per prendere strade diverse, ho fatto ad alcuni di loro una semplice domanda, così da far ascoltare anche a voi un'opinione diversa dalla mia. A te la faccio in italiano questa domanda. Se potessi scegliere una parola per descrivere questa esperienza, quale sarebbe? La mia parola sarebbe unica, perché a livello umano è stato veramente incredibile conoscere persone da tutto il mondo e imparare da altre culture. A livello lavorativo non è stata unica allo stesso tempo, ma è stato bello imparare queste cose. So, if you can describe this experience in one word. Magnifico. Magnifico. Magnifico, sì. 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 Perché? And I don't lie, it's a great experience, I'm not gonna lie, because the view that we have every day on deck, Yeah. I don't think that we can have that like somewhere else. It's just beautiful. It's Sure. just beautiful. And it's different of all the jobs that we had so far, I think, because it's not always F&B. We have to do like the mechanical check as well of the drones. I don't even know how to explain that. Many things. Yeah, many things. Weird And I think things. if I talk about it, people won't believe me. I don't even know how to describe it. Yeah, I feel It's the just- same. Yeah, you see, it's just amazing, and amazing people as well. So we have a great team, and Delia è la più bella persona sulla, come si dice Sulla terra. sulla terra. Oh my god, I need to Oh practice mio my Dio. Italian. But yeah, that's it, pretty much it. The question is, what word you will choose if you can describe this experience? Transformation. Transformation. Yeah. Do you want to say why? Before I came to the desert, I knew that this was going to be a really, really hard time, but that I'm going to go through a personal transformation of growth and learning myself, finding out who I am, and I've definitely done that. I feel like I've come more into my real, authentic self more, and I got to learn who I am better, how I interact with people, and how I navigate different challenges. And the challenges, they surprised me how I navigated through them. So yeah, I feel like a very different person from who I came here, but still me, but an upgraded version. And I knew that was going to be the case, and I'm very happy with that. A big thing. Connection. Connection.
with me, with myself, with the other, with the place. Yeah, connection. Okay. Do you wanna explain why? Why you choose this word? It's too long to explain. So long? Okay. The connection, definitely connection. And there is anything else you want to share? It's very different and weird experience that actually it's not easy to explain, because I think that you should live this kind of experience to understand completely, because it's something that you never used to do and never you used to think about how it's to live in the desert actually. After the first 3 months everything was fine, but after 3 months you start to be with yourself and it's hard. That one is the hardest part maybe. Yeah. The small community is the share everything with the same people in the same place. Yeah, that's one is the hardest part. But this is the nice part as well. Both can be both. Okay. Yeah. So with this experience, I think that I'm happy, and because of this experience, I was happy and sad at the same time. And this is nice because you start to feel, no? And if you start to feel, means that you are doing something. So You're alive. you're alive, yeah. And now it's my turn to say something. I waited until now to make this vlog because I'm leaving in 3 days, and I was a bit worried about like making this vlog because I don't really know what I'm gonna say. But I knew that the end of this experience was the right time to talk. But I will talk in Italian because my Italian vocabulary is wider, so I can express myself better. Quando faccio lo switch quando passo da una lingua all'altra è un casino nel mio cervello, perché dico alcune parole a volte, cioè parlo in italiano, però alcune parole le dico in inglese perché sono più abituata a dirle in inglese. Vabbè, comunque. Se potessi scegliere una parola per descrivere questa esperienza, non riuscirei a scegliere solamente una parola, piuttosto sceglierei un aggettivo e una parola. Ovvero, per me questa esperienza è stata tante cose. Questa è la parola che sceglierei, tante cose. È stata un'esperienza trasformativa, bellissima, difficile in tanti modi, assurda, profonda, perché è un posto così isolato da tutto che non ti lascia scampo, non puoi scappare da alcune cose che ti appartengono, che sono dentro di te e che magari finora hai messo da parte, non volevi parlare con quella parte di te stessa e te stesso. Quindi è stata un'esperienza davvero trasformativa per questo motivo. Nonostante io ci sia stata qui 6 mesi, per 6 mesi il deserto è stato casa mia, e qui ci lascio sicuramente un pezzo di cuore. Sarà un posto importante, sarà per sempre un posto speciale, che ho avuto la fortuna di condividere con delle persone bellissime. Uno dei motivi per cui questa esperienza è stata veramente una delle più belle sono state proprio le persone che ho incontrato qui, perché ho avuto un team di persone bellissime con cui ho creato delle amicizie, proprio grazie al fatto che questo è anche un posto così isolato, si condivide così tanto, ci si vede veramente tutti i giorni al lavoro, cioè, è così tanto il tempo che si passa insieme, le sfide che si affrontano insieme, perché qui ti senti sullo stesso livello, tutti siamo uguali, tutti siamo lontanissimi da casa, tutti siamo estranei a tutto, a questo mondo nuovo, a un'esperienza del deserto. Sono veramente poche, credo, le persone che fanno una cosa del genere. Quindi altrettanto sono poche quelle che riescono davvero a capirla. Se questo video comunque è un po' tutto confusionario, non so cosa ne pensate, se volete scrivetemi nei commenti.
ne sarei davvero tanto felice. È un posto incredibile, perché qui ho visto anche alcuni dei tramonti più belli mai visti. Io vedevo poi tutto questo, ho visto tutto questo a lavoro, quindi tutti i giorni io venivo pagata per guardare questo spettacolo, oltre a fare il servizio, eccetera. Ok, la fatica, però tutto veniva ricompensato dallo spettacolo che avevo attorno, il sole che tramontava, a volte la luna che sorgeva, enorme, gigante. Ricordo una sera c'è stata un'enorme luna rossa, non avevo mai visto una luna così. La Via Lattea, tutte le sere qui ho visto la Via Lattea, un cielo pienissimo di stelle, strapieno di stelle, soprattutto quando sono andata ai Vio, nelle gabbie, che quindi sono ancora più isolate, non c'è light pollution, inquinamento luminoso. Quindi sì, potrei stare qui a parlare per veramente ore, aggiungere continuamente cose, però so che non sarebbe mai abbastanza, perché sto ancora processando tutto. Però volevo parlarvene adesso, prima di salutare Yulara, perché la prossima volta ci vedremo in Italia. Io parto tra 3 giorni, andrò una settimana sulla costa e poi andrò in Italia a fare una sorpresa alla mia famiglia, perché loro non sanno esattamente la data in cui arrivo, sanno in realtà una data sbagliata, ma io arriverò una settimana prima. Quindi ci sono così tante cose che mi stanno aspettando che veramente non sto nella pelle, sento un'elettricità addosso quando penso e immagino come sarà. Sembra che il cuore mi possa esplodere, davvero. Perché poi è una scena che ho immaginato per così tanto tempo, tante volte, che è veramente bellissimo sentire, provare tutto questo. Quindi basta parlare, giuro la smetto, perché non credo che potrei diventare alquanto emotiva. Voglio ringraziarvi per aver visto questo video, perché io adoro condividere tutto questo con voi e cercare di creare dei racconti, delle storie che possano in qualche modo trasmettere quello che vivo. Quindi spero insomma che questa folle avventura vi sia piaciuta e ci vediamo presto. Ciao ciao!